Qui ci troviamo all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a Roma ed è qui che è cominciato tutto dal punto di vista del mio avvicinamento alla scrittura. Nel senso che ero venuto qui e già sapevo che avrei voluto fare l'attore, quindi quando sono arrivato qui in fondo ho semplicemente cercato di prepararmi, raffinare lo stile, imparare quasi tutto, della tecnica, ma la vera scoperta è stato il fatto di avere la passione della scrittura e questo è potuto succedere perché qui mi sono scoperto essenzialmente lettore. Contemporaneamente proprio lo stesso tipo di febbre che mi aveva preso riguardo alla lettura mi ha, come dire, è come se fosse entrato proprio il germe anche della scrittura, cioè il fatto di rispondere non soltanto attraverso la recitazione ma anche attraverso la trascrizione di questo ruminio, di questo rapporto febbrile coi testi che mi appunto quasi costringeva, mi obbligava a scrivere quella che poi è stata tutta una serie di inediti, appunto, che rimarranno tali molto probabilmente, che essenzialmente erano poesie sicuramente, ma anche prose, anche poemetti, insomma scrittura. Questo esercizio è stato molto importante perché intanto appunto la constatazione del fatto che dell'urgenza della scrittura. E poi anche il fatto che questa cosa era condivisa con i miei lettori, erano i miei compagni d'accademia e quando poi uscendo dall'accademia abbiamo fatto compagnia con alcuni di loro, mi hanno chiesto di scrivere un testo teatrale. Quindi l'occasione è stata proprio il fatto che si conoscesse questa condizione di appunto, officina segreta di scrittura, insomma, è la sollecitazione che diventasse invece qualcosa anche di possibile lettura anche degli altri. Quindi ho scritto un primo testo che si chiamava Verso Tebe un po' di anni fa e da allora in poi appunto ho scritto essenzialmente per il teatro. Per me scrivere è mettermi in relazione con un testo che già esiste e quindi anche, come si dice, misurarsi con questi testi alla lettera, cioè proprio per notare la dismisura che c'è rispetto a questi colossi. Infatti mi sono occupato della tragedia greca essenzialmente in due testi, un altro ha a che fare con Kafka e l'altro è con Shakespeare. Altro elemento che li caratterizza le cose che ho scritto è il fatto che siano essenzialmente, anche quando ci sono altri personaggi, dei monologhi, perché la mia, appunto, non essendo uno scrittore propriamente detto, appunto non avendo quella fantasia, quell'immaginazione di cui parlavo prima, mi viene più semplice immaginare e attribuire il contrasto, il conflitto a un unico personaggio che lo vive in prima persona, che lo manifesta direttamente al pubblico. Mi è capitato di scrivere anche per il cinema quando invece la storia che è venuta fuori stavolta non legata a un testo già esistente ma dandosi, diciamo, anche come linguaggio in qualche cosa che ha a che fare più con la lingua d'uso, con la lingua quotidiana e non con una lingua artificiale come quella che costantemente inseguo quando invece scrivo i testi teatrali, perché le tavole del palcoscenico autorizzano a poter parlare in endecasillabi, in settenari o fare, come dire, non vergognarsi di utilizzare un linguaggio metaforico, per esempio. Ecco, invece nel caso del cinema, una storia che spero che sia della stessa, come dire, dello stesso spessore, della stessa profondità delle cose di cui mi sono occupato a teatro, ma a partire invece da una storia più comune, di qualcosa che può capitare a ciascuno di noi e anche lì c'è però sempre sotto l'impianto della tragedia perché si tratta di una caduta anche in quel caso. Anche se io non avrei voluto fare l'attore, diciamo, è stato il produttore che è Angelo Barbagallo a dirmi fai tu il protagonista. Io ho subito accettato perché comunque mi diverte recitare molto, mi piaceva molto il protagonista, però quando l'ho scritto non pensavo a me. Mentre per altri personaggi, per esempio l'avvocato, pensavo a Burruano, uno degli avvocati pensava a Burruano, che è mio zio, o alla madre, pensavo a mia madre, quindi mentre scrivevo avevo in mente la loro voce, la loro fisionomia. Non mi sono voluto limitare nella scrittura pensando a me come attore, perché questo mi avrebbe un po' costretto all'idea che ho di me come attore.
E quindi ho pensato al personaggio proprio senza un volto, senza una voce. Quando però poi si è posto il problema di doverlo fare io, chiaramente, essendo anche il regista, si pone il problema come affrontare questo doppio ruolo che avviene in contemporanea. Quello che all'inizio sembrava una cosa che mi avrebbe potuto indebolire, a mio avviso, mi ha invece dato molta forza perché stavo in mezzo agli attori. Cioè non è che improvvisamente come dire, stavo con la sedia con scritto dietro regista e ai miei colleghi con cui normalmente lavoro, anche più grandi, con più esperienze, più bravi di me, diventavo improvvisamente quello che aveva qualche cosa da dire su come fare le cose, appunto, indicare il modo di avvicinarsi a una scena o a un personaggio, ma essendo io, diciamo, sempre durante il film uno dei protagonisti della scena, diciamo, il lavoro di regia è avvenuto direttamente, è avvenuto proprio nel contesto stesso delle scene che si andavano formando senza quasi che ci fosse un regista che indicava come si faceva, ma come in una sinfonia in cui si è tutti insieme direttori di orchestra. Amore, da solo. Ma chi c'ha stasera più di Palermo?